Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2024. Abbiamo la sacerdotessa, amici dell'Ariete. Quando c'è la sacerdotessa si parla sempre del passaggio attraverso i dubbi, come se ci fosse qualche cosa che prima non è chiaro, dopo lo diventa. È un po' una carta che vi invita ad andare oltre, a vedere oltre quello che è giusto o sbagliato, per la serie questa cosa c'è, è vera, è reale e da qui si parte. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024 e c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste previsioni sono generiche, quindi possono riguardare qualsiasi ambiente della vostra vita, tipo il lavoro, piuttosto che la famiglia, piuttosto che le relazioni in generale. Io vi dico come va, com'è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per adattare la lettura alla vostra realtà. Per i single, le famiglie e il lavoro ci sono poi delle letture a parte che usciranno e per le relazioni ufficiali e non usciranno la prossima settimana. Allora, andiamo a vedere ragazzi, partiamo con una regina di bastoni, abbiamo un fante di bastoni, un 3 di coppe, un 10 di denari, è volata una carta dopo la recupero, è il sole mi pare. 5 di denari e 2 di bastoni e il sole. Ok, non so perché, ma ho l'idea che sia una questione tra genitori e figli, o potrebbe essere tra capo e dipendente, ipotesi. Comunque c'è come una figura più in alto e una figura più in basso nella scala gerarchica. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dalla regina di bastoni. Mm, 7 di spade e il sole. Mm, ho come la sensazione che nella prima settimana di luglio, ragazzi, potreste avere come una rivelazione, che è un po' il tema della sacerdotessa, no? Il vedere oltre il velo, e il velo potrebbe proprio essere questo 7 di spade. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Allora, 2 di pentacoli, 9 di coppe, poi queste si sono girate in blocco ragazzi, ma le rimetto su.
Però sono un asso di bastoni, un 5 di denari, un 9 di denari e un 5 di bastoni. Quindi fuoco e terra. C'è come una sorta di... Che interessante, 9 di pentacoli, 9 di coppe. Una sorta di conflitto, penso, per quello che riguarda o la gestione del tempo o la gestione degli spazi. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Quattro di pentacoli. E asso di pentacoli che aveva già fatto capolino prima. La sensazione è che si voglia iniziare qualche cosa di nuovo o ci sia come qualche cosa che è già iniziato e che mm, ha del potenziale per prosperare, ma è come se qualcuno di voi o intorno a voi facesse già abbastanza fatica a gestire quello che ha messo in piedi. Sì, l'idea c'è di aprire altro, di andare oltre, però come vi dicevo prima, ho la sensazione che ci sia come un dover gestire o più situazioni o il tempo o per qualcuno potrebbero anche essere più relazioni. Andiamo a vedere 10 di denari. Matto e temperanza. Allora, qui potrebbe esserci una sorta di sensazione di mancanza di un figlio per tenere unita una coppia. Potrebbe esserci come una sensazione di mancanza di unione all'interno di un gruppo, e anche una mancanza di equilibrio con queste due carte al contrario. Andiamo a vedere il sole, ragazzi. Abbiamo il giudizio, sì, nella seconda settimana di luglio vedo che arriva la chiarezza mentale, arriva come una visione da un punto di vista più ampio. Potrebbe anche far riferimento a una notizia, questo giudizio, a un qualche tipo di, magari, sì, potrebbe anche essere una rivelazione, oppure potrebbe essere una notizia, una scoperta che arriva da lontano, una chiamata proprio come intesa come telefonata. Andiamo a vedere il 5 di denari, 7 di denari e 4 di coppe. È come se ci fosse la voglia di creare più leggerezza all'interno di questa situazione o di questa relazione, più unione, più equilibrio, più armonia, più entusiasmo, anche mi verrebbe da dire, ma in qualche modo ehm, è come se foste voi da un lato ad aspettare che sia l'altra persona a fare un passo. E perché comunque vivete questo 5 di pentacoli e c'è anche un 7 di pentacoli, è un'attesa, anche il 4 di coppe, è una, raffigura una persona che se ne sta lì e guarda le tre coppe che ha davanti, non rendendosi conto che c'è un'altra coppa qui. È un po' come il sto qui tranquillo, tranquilla, vediamo come va. Vi dico, un balzo in avanti lo sento con questo sole, con questo giudizio, come se arrivasse una notizia che vi chiarifica la mente. Da lì sento che potreste anche decidere di alzare dei muri, alzare dei limiti nei confronti dell'altro o dell'altra, e sento che è quello che manca, l'equilibrio, le regole, i limiti, no? Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché comunque mi indica un certo tipo di indecisione, di insicurezza.
di volontà di andare avanti, ma attaccamento a quello che già si ha. Anche se vi dirò, qui inizierete ad avere chiarezza mentale, anche inerente sento questo 5 di pentacoli, quindi questa, diciamo, vostra, può anche essere solo una mentalità di carenza, non necessariamente deve essere una carenza reale, una carenza economica intendo. Andiamo con il 2 di bastoni. Cavaliere di pentacoli e 5 di spade. Allora, qui il consiglio, ragazzi, è di avere prima tutte le cose chiare davanti. Piuttosto informatevi, cercate di vedere la situazione o la relazione da un punto di vista più ampio, schermatevi, proteggetevi, perché questo è molto importante con questo 9 di bastoni. Proteggetevi sia dall'altra persona che da quello che potrebbe fare l'altra persona. Perché ho come la sensazione che siate un po' lì come per dire io l'amo, l'ho lanciato, adesso vediamo che tipo di risposta c'è. Per quello che c'è anche la sacerdotessa e anche un po' il giudizio, no? Che vi dicono guardate nel lungo periodo, guardate in avanti, guardate al futuro, perché adesso così come sono le cose non sono completamente chiare, anche se iniziano ad esserlo verso la seconda parte, la seconda settimana di luglio. Però all'inizio con questo 7 di spade e la sacerdotessa sento che potrebbero venire a galla delle cose, ok? Andiamo a vedere con Osho e a qualcuno vi dirò quello che manca è proprio un figlio o un progetto comune per creare qualcosa all'interno della relazione, anche se la relazione fosse genitori-figli, è come se mancasse un punto di intesa comune. Abbiamo successo e outsider, questo è un 5 di pentacoli, si è ripetuto. Sì, si tratta di fare voi il primo passo. E qui tenete presente che con la carta del Cavaliere di Pentacoli al contrario indica proprio uno stato di fermo. E lo rivedo anche un po' in questo outsider, in questo 7 di Pentacoli. Cioè, è come se alla luce delle cose che verranno fuori, alla luce delle notizie che saprete, ehm, è come se vi fermaste un attimo per capire come procedere nel vostro futuro, come arrivare al successo. In realtà questa è una carta che indica dei riconoscimenti che arrivano, però avendo qui un 5 di spade, devo dire che per qualcuno probabilmente è ancora un po' difficile vederci chiaro. Si inizia a schiarire la situazione però, perché abbiamo un sole qui, quindi delle cose potrebbero venire fuori a galla già a fine giugno e vi dico che con il 7 di spade potrebbero essere cose non proprio simpatiche da venire a scoprire, perché di solito è proprio la carta delle bugie, mentre qui è come se vi faceste un'idea più completa, magari si acquisiscono informazioni in più e vi faceste come un'idea appunto più completa. Si tratta perché se ci fate caso il lucchetto è aperto. Basterebbe per il bambino sfilarlo e togliere la catena e il cancelletto si aprirebbe. Quindi è un po' come se vi dicesse è più facile di quello che pensiate, basta fare il primo passo, invece che stare così in attesa. Chiaro, non fate passi avventati, qui avete il matto, quindi non fate passi avventati, anzi guardate bene, valutate bene, perché comunque in questo momento particolare avete un po' di confusione mentale e quindi è come se non riusciste ancora. Diciamo che siamo all'inizio del processo del vederci chiaro. Andiamo a vedere un koan. Trovare te stesso è perdere te stesso. Prima di trovarsi bisogna perdersi. Prima di capire chi siamo
bisogna capire che cosa non siamo o chi non siamo. C'è sempre, no? Un momento dove uno dice, ma io che cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio al mondo? Qual è il mio scopo di vita? E poi abbiamo, senza pensieri dominati dall'ansia, il fare viene dall'essere. Quindi nel momento in cui io stacco la testa e non penso a devo fare questo, devo fare quell'altro, è giusto così, è giusto colà, il fare, cioè il darsi anche, mi viene da dire, viene dall'essenza, dall'essere. Qui il sole ce l'avete ben 2 volte, ragazzi. Bene, cari amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video, potete lasciare anche una piccola donazione. E se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento, oppure, se preferite andare a vostro ritmo, avete la possibilità di abbonarvi al canale. Tutti i temi trattati nel canale sono temi di magia bianca sostanzialmente, di metafisica, cioè si cambia il dentro, si cambiano le nostre vibrazioni, io lì è proprio come fosse una scuola, no? Vi spiego tutto quello che ho fatto io per pulire la mente dai pensieri, dalle credenze limitanti, le emozioni pesanti e via dicendo, proprio per poi proiettare fuori una realtà diversa da quella che abbiamo adesso, ma più in linea con il nostro vero sé, la nostra vera essenza. E qui ritorno al sole. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli e ai temi trattati guardando le playlist, sono quelle con le copertine lilla. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!